Questo lavoro, il lavoro dello scalpellino, sicuramente è uno dei lavori più antichi al mondo, perché da sempre l'uomo ha cercato di creare e fare degli utensili che potessero essere utili alla vita, alla sopravvivenza. Mio padre mi ha trasmesso quest'arte già da piccolino. Lui era padrone di bottega nel 1935, all'età di 11 anni. E io sin da piccolino ho visto sempre lavorare e fare i pezzi che potevano essere di arredamento o di struttura qui in questa bottega. Chiaramente nel tempo c'è stata un'evoluzione anche nel tipo di lavoro. Prima era tutto svolto con le mani, adesso ci sono le macchine che aiutano per certi lavori e riesci a essere più veloce nel realizzare i manufatti. Chiaramente però la mano dell'artigiano riesce a dare una vita e un taglio comunque diverso. E allora noi ora ci avvaliamo di certi tipi di macchine che ci aiutano, però la finitura comunque, specialmente nel restauro, è dedicata e fatta esclusivamente a mano. Sicuramente la qualità del manufatto, il risultato finale del manufatto dipende molto anche dagli attrezzi che vengono usati e, come dicevo prima, un utensile lavorato e fatto a mano, come una volta, dà una lavorazione che è molto più delicata ed è giusta nel restauro. Qui abbiamo alcuni dei ferri che ho avuto in eredità da mio padre. Lui riusciva a fare quasi tutti gli utensili, perché all'inizio specialmente fabbriche che facevano utensili così particolari non esistevano e quindi tutti i scarpellini riuscivano a farsi l'utensile a seconda della necessità e del lavoro che dovevano andare a fare. Questo per esempio è una gradina ha 7 denti e una certa larghezza. Questa permette di portare il piano su un pezzo informe. Era molto importante ed è difficilissimo ancora adesso riuscire ad arrivare alla tempera giusta, perché il ferro scaldato e poi raffreddato assume una forza e una durezza diversa a secondo del grado di tempera e questo era molto difficile. Lui, mio padre, riusciva a farli. Adesso, con le nuove tecniche, ci sono anche utensili che vengono prodotti dalle fabbriche, ma il risultato finale sicuramente è diverso, che poi potremo anche vedere quale tipo di risultato dà un utensile a un altro. Questo per esempio è uno scalpello per il martello pneumatico, perché se prima era tutto a mano, queste sono gradine, bocciarde, che dal tempo e dalle battute che hanno lavorato sono quasi diventate lisce. Questa è una gradina a 7 denti e serve per tirare il piano. Questa è un'altra gradina ancora, è molto più, con denti molto più fitti e irregolari. Questa è la differenza molto sostanziale, che se uno legge una pietra e la guarda con attenzione, trova che le righe che lascia, il lavoro che lascia una gradina fatta a mano è diversa da una gradina comperata, perché la gradina comperata sono tutti larghi uguali, denti e hanno una profondità, mentre invece questi sono, perché fatti proprio a mano, sono più larghi e più stretti. Questo è il segno del tempo, viene lavorata e addirittura è proprio spianata. A forza di battere e di colpire la pietra
Questo è lo scarpello, questo è il martello del babbo. È rovinato, però è sempre suo. E ho soddisfazione a lavorare con questo. Però insomma riesci a capire anche lo stato d'animo, perché tante volte, e capita anche a me, quando sei magari più nervoso, la stessa lavorazione con gli stessi utensili viene in un modo o nell'altro. La pietra non è morta e lasciare anche nella pietra una testimonianza di quello che uno sente in quel momento. Queste sono tutte le volute, poi al centro verrà scolpito l'emblema della famiglia. Questo è uno dei casi in cui abbiamo fatto dei reintegri per restauro. Negli anni 90 è stato fatto al Palazzo dei Consoli un restauro della Scalea, del Gattapone, e siamo intervenuti facendo dei pezzi che erano veramente mancanti. Abbiamo fatto un angolo qui dietro a me sulla destra e 2 pezzi di cornicione lavorati, non so se il termine tecnico è proprio giusto, ma comunque in bottega si chiamavano a dente di diamante. Sono della cornice fatta con delle punte triangolari sotto che poi vedremo. Quest'angolare è stato lavorato a gradina. Questo è l'angolo che è stato rifatto nella nostra bottega. Questo è il nastrino che tirava il piano e delimita la pietra. E questa è la gradinatura, una rigatura che ha lo stesso andamento della pietra vecchia. È stato inserito nel palazzo senza intervenire sulla pietra esistente, vecchia, è stato solo rimesso dove era mancante.